Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di giugno 2026. Abbiamo la carta della sacerdotessa, ragazzi. Può essere un momento di intuizione, un momento di studi anche per qualcuno, o un momento dove si riesce come a considerare una situazione o una relazione nella sua totalità, nel suo complesso. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto, sono valide per segno solare, segno lunare e ascendente. E per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto in descrizione trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita attraverso la sezione degli abbonati e poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, il link alle tarot pratiche del 6 di giugno e il link al video corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 10 di spade e un asso di coppe. Abbiamo un cavaliere, e ce la faccio, un re di bastoni. Un 2 di bastoni. Fante di pentacoli. Il papa e papessa, ragazzi. Abbiamo il re di spade e un diavolo, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'andamento energetico più importante del periodo e potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Allora, la sensazione che ho così d'apertura è che a inizio giugno ci possa essere come una fase di cambio, c'è un 10 di spade che mi parla di una chiusura e un asso di coppe che mi parla di un'apertura. Andiamo a vedere il 10 di spade. Mm. 4 di coppe, diavolo e regina di spade. C'è una questione mentale qui che c'è bisogno di lasciare indietro con questo 10 di spade. Può essere una questione egoica, può essere un qualche tipo di tentazione, qualche tipo di dipendenza, qualche tipo di controllo o bisogno di controllo. C'è come un atteggiamento di cui secondo me con questo 4 di coppe non si è consapevoli e che potrebbe portare come delle rigidità mentali. Che interessante. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Sole e torre. Datemi una carta per la torre. Dieci di spade, re di bastoni e 2 di coppe. C'è un qualche cambio a livello relazionale qui, secondo me.
Allora, o questa è una situazione che costringe, perché probabilmente ci sono determinate regole da dover seguire, come l'idea che soffochi un po', no? E che qui ci sia bisogno di buttare giù quest'idea un po' soffocante. Però poi se guardo le carte, diciamo così, positive, sembra come l'inizio di qualche nuova relazione, può essere di amicizia, può essere romantica. Guardate, l'idea è che la relazione potenzialmente possa essere veramente pura, genuina, pulita e c'è come da buttare giù certe ideologie, certi ruoli, certi atteggiamenti, certe dinamiche di comportamento, secondo me inerenti al come creare la relazione, cioè per la serie vivetevela senza etichettarla, mi viene un po' da dire così. Perché comunque con questo diavolo e la regina di spade potrebbe essere un qualche tipo di impulso di chimica molto molto forte. Non lo so, c'è qualche tema mentale anche qui in mezzo, Perché diavolo, regina di spade, 10 di spade. E poi qui abbiamo la torre, che è la caduta del diavolo, diciamo, la caduta dell'ego. Andiamo avanti, vediamo il re di bastoni, magari sviluppando la lettura diventa più chiaro. Allora abbiamo un 7 di coppe e un 4 di bastoni. Io credo che con questa persona non pensiate di poter costruire una relazione, una situazione lavorativa, quello che per voi è. Cioè, questo 7 di coppe al contrario mi dice che è un po' come se non aveste idee di uno sviluppo, ok? O è come se non vi illudeste di poter trovare qualche cosa di stabile con questa persona. Magari pensate che sia un collaboratore temporaneo o una figura temporanea. Vi dico subito i segni zodiacali così più o meno vi rendete conto. Allora, qui ho forte Capricorno, Toro, Leone, per adesso. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Forza e 7 di spade. Datemi una carta per il 7. È come se ci fosse qualche cosa che non volete vedere. Perché anche il 4 di coppe è la carta della cecità. E qui può essere inerente a una questione che io voglio quello, voglio quell'altro. Secondo me, quando arriverò a quel risultato sarò felice, cioè sono un po', ecco, di nuovo, 5 di spade, le illusioni della mente qui, ragazzi. C'è confusione mentale su quali potrebbero essere i vostri obiettivi, potrebbero essere questioni di orgoglio, questioni di puntiglio, questioni sull'aver ragione o come se mi dicono io lo sapevo, te l'avevo detto, no? Una cosa di questo genere, come il non mi sbagliavo, ero nel giusto, no? Come un bisogno di sentire che siamo giusti. Andiamo a vedere. Ok, il fante di pentacoli è spiegato da un 6 di bastoni e da un 10 di bastoni. Sento che c'è qualche tipo di ruolo che secondo me non volete trasformare o abbandonare, o sono delle aspettative con il 10 di bastoni. C'è, secondo me, 6 di bastoni e diavolo, perché li abbiamo in linea, sono il bisogno di riconoscimento, il bisogno di essere visti, il bisogno di essere, mi viene da dire anche premiati. ehm, sì, è una questione di orgoglio. Andiamo a vedere questo Papa.
Asso di bastoni e 2 di bastoni. C'è un inizio, ma non è ufficiale. Qui è come se fosse più un inizio del cuore, un inizio affettivo, può essere, come vi dicevo, no? Questa amicizia, ehm, dove sì, si cerca comunque un punto di incontro, secondo me diverso da quello da cui siete abituati. C'è anche un asso di bastoni, quindi qui ci può essere qualche nuovo hobby, qualche nuovo interesse da condividere, qualche prospettiva al futuro, mi viene da dire. Non ancora così ufficiale con il Papa al contrario, però è come se iniziasse, secondo me, a fare progetti qua. Andiamo a vedere il Re di Spade. 6 di Pentacoli, 6 di Coppe e Eremita. Andiamo a vedere anche il Diavolo. 4 di Pentacoli e 2 di Spade. Dunque, con questo Re di Spade secondo me si mettono delle regole tra quello che è il dare e avere, tra quello che è cosa siamo, come posso creare stabilità con questa persona, perché vi dico, secondo me c'è come una rivalutazione di un certo tipo di rapporto, può essere d'amicizia, può essere tra parenti piuttosto che romantico, no? Qui anche abbiamo la Regina di Spade, si cerca come di dare una regola, uno schema, se vogliamo, una progettualità a questa situazione o a questa relazione, nonostante qui non si veda chiaro. C'è comunque un qualche tipo di inizio, qualche tipo di regolarizzazione, se vogliamo, perché io sento che questa è come se non riusciste a staccarvi da questa persona. Perché partiamo con il diavolo e finiamo con il diavolo. Diciamo che è lo stesso tema che si ripresenta inizio periodo potrebbe ripresentarsi a fine periodo. C'è una sorta di attaccamento qui, può essere un attaccamento fisico, un attaccamento emotivo, un attaccamento ideologico, proprio per quell'idea di cui parlavamo prima. E il 2 di spade mi dice come se non riusciste a scegliere. Per qualcuno si tratta di una situazione che si deve interrompere, che deve essere, come dire, trasformata, ridimensionata, mi viene da dire, anche con questo 10 di bastoni, e che può anche essere che sia così, perché alla fine c'è come una carta di equilibrio con questo 6 di pentacoli, si ristabiliscono gli spazi, però comunque sento che è come se non riuscisse a staccarvi da questa situazione, da questa relazione. Andiamo a vedere carta per carta, cioè settore per settore. Allora, partiamo dal lavoro e da chi è disoccupato. C'è un potenziale di nuovi inizi, non lo sento molto, come dire, ehm, ben prospettato, ragazzi. Cioè, potrebbe anche esserci un contratto con questo 6 di pentacoli, però sento che potrebbe o essere part-time e voi magari lavorare full-time. Cioè, è come se ci fosse qualche cosa che non quadra tanto. Credo che terminerete con l'accettare questa offerta, anche se non è allettante, perché magari è l'unica che avete. Però questo non vi impedisce di continuare a cercare qualche cosa di migliore. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora devo dire che per qualcuno potrebbe esserci un nuovo inizio all'interno dell'azienda, come una nuova mansione, un nuovo progetto di cui occuparsi. Potrebbe essere, mi parlano di una nuova linea di montaggio, una nuova catena di montaggio.
è come un nuovo settore, una nuova parte dell'azienda di cui potreste occuparvi voi, quindi potrebbe essere un nuovo incarico, oppure sarete messi ad imparare qualche cosa di nuovo. Poi magari, soprattutto perché stiamo entrando in periodo di feste, magari ci sono i turni da fare per le ferie, quindi sì, non di feste, di ferie. Vabbè, ma mi avete capito. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, Mh. Sento che c'è qualche tipo di collaborazione o contratto o condizione alla quale non potrete rinunciare o penserete di non poter rinunciare. Si tratta un po' di ristabilire, secondo me, gli equilibri anche qui, le regole, il progetto, la lista delle priorità, però sento come se ci fossero dei forti condizionamenti in questo periodo dove dovete un attimo riorganizzare il lavoro. Per quello che riguarda la parte economica, sento un momento dove allora, gli investimenti sento che è come un buon periodo per iniziarli o per creare qualche cosa di nuovo a livello di investimenti. Ehm, E a livello economico sento che molte persone potrebbero iniziare un secondo lavoro o cercare comunque in questo periodo una nuova fonte di ingresso. Non è che manchino i soldi questo mese, però è come se avesse questa esigenza di avere di più. Ehm, per chi avesse dei progetti in testa, sento che ragazzi bisogna, come dire, farsi una visione diversa, perché qui comunque avete un 2 di spade e un 10 di spade qui all'inizio. Probabilmente c'è una parte di questo progetto che potreste voler lasciare indietro. Non sapete bene quale, siete attaccate entrambe. Però secondo me si tratta più con questa sacerdotessa di integrare le varie parti del progetto. Non è ancora ora di lanciare niente, se per caso il progetto è ancora nell'aria e dovete concretizzarlo, o se lo avete già concretizzato e si tratta di lanciarlo. Per quanto voi stiate friggendo, pare non essere un buon momento la prima metà di giugno. Parliamo adesso di relazioni. Allora, per quello che riguarda a livello affettivo, in generale, non identifichiamo se sia un'amicizia, un parente, a livello affettivo c'è una persona con la quale bisognerà un po' ridimensionare le aspettative, ridimensionare gli equilibri, ridimensionare gli accordi. C'è come da rivedere qualche cosa tenendo in considerazione non solo la relazione, ma anche tutto quello che ci gira intorno, secondo me. Ora parliamo di relazioni romantiche. Con questo bellissimo asso di coppe, ragazzi, io sento che può effettivamente, se siete single, può effettivamente nascere una bella relazione. Qui l'idea è che stiate lasciando indietro qualche cosa di un po' tossichino, di un po' condizionante, di un po' così. C'è un 10 di spade, potrebbero essere le illusioni della mente, quello che non si vedeva. Vi dirò che con queste due carte può anche essere qualcuno che vi ha manipolato e c'è come il bisogno di chiudere un capitolo, però vedo che qui può nascere o un nuovo capitolo con questa persona dove taglierete coi condizionamenti, magari sono i vostri, eh. Il diavolo può essere la nostra testa, il nostro critico interiore che ci ammazza tutte le volte, che ci rende piccoli, che ci castiga, che ci sgrida. Comunque, anzi, fatemi sapere che cosa fa riferimento per voi questo diavolo. Comunque, qui vediamo che c'è come questo nuovo inizio, questa nuova conoscenza, se vogliamo anche, diciamo, con una visione o con la quale si può avere una visione diversa di relazione, di stabilità, di felicità, di tranquillità
e quindi è come iniziare un nuovo modo di vedere o di vivere questa relazione che comunque è in equilibrio, che comunque con questo 6 di coppe può essere veramente una relazione idilliaca da fiaba. Qui vediamo l'asso di coppe che è proprio l'amore incondizionato e questo bellissimo sole che è l'amore pulito, genuino. C'è ancora qualcosa con questo diavolo qui. Allora, o questa persona con la quale c'è questo potenziale bellissimo, potreste scoprire che c'è anche un potenziale orizzontale bellissimo, potreste anche scoprire che c'è una grande chimica, o questo diavolo fa riferimento, è lo stesso, no? Quindi questa persona che state cercando di lasciare indietro, a fine periodo c'è comunque un 2 di spade, come se ci fossero due energie, quella vecchia e quella nuova, ok? E qui con la sacerdotessa bisogna vedere oltre il velo, oltre la dualità. Mi viene da dire non c'è due senza tre. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona il tutto, ragazzi. Per chi avesse una relazione già in essere, sento che è come se si aprisse un nuovo capitolo, vengono lasciate indietro certe aspettative, certi obiettivi, certe fissazioni, secondo me, certe paranoie anche un po', e ci si gode un attimino, ridimensiona, cioè vivrete nel qui e ora, senza pensare troppo al futuro, anche perché crea ansia, semplicemente cosa mi sta dando questa persona? Sto bene in questo momento, mi sento al caldo, mi fa sentire capita, ho capito, visto, ascoltato. E da lì, secondo me, nascerà un nuovo tipo di passione. Qui, ragazzi, sono carte molto belle, eh. Sento che verrà come delimitato il confine, lo spazio, la relazione. E se fosse in una relazione senza etichetta, qui verrà data un'etichetta. C'è tanta passione. Se fosse del terzo gruppo, quindi appunto relazioni difficili senza etichetta piuttosto che clandestine, sento che c'è tanta passione. Bisogna un po' forse ridimensionare gli obiettivi piuttosto che il modo di vivere la relazione e vedrete che ne nascerà qualcosa di veramente bello, in equilibrio. Bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Però ragazzi sento proprio per tutti e tre i gruppi che c'è questa sorta di calamita che vi tiene agganciati. Può essere fortemente una calamita sia passionale ma anche del cuore. Cioè come se vi sentiste in connessione profonda con questa persona. Possibilità e consapevolezza. 2 di bastoni, qui avete un 2 di spade. E la consapevolezza è un asso di spade, quindi un altro asso. È come se vi dicessero siate consapevoli delle possibilità che ci sono con questa persona, è il vivere qui e ora, il non dare un'etichetta, il non avere aspettative, non fissarsi magari su certi obiettivi o su come dovrebbe essere il legame. Mi viene da dire proprio non fissatevi sul mettere un'etichetta, ma più che tutto godetevi il momento. Carta numero 48, pronti. Amici del Capricorno, vi dice che siete pronti per questo momento di svolta, per questo momento di passione, per questo momento di nuovi inizi. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona, spero che comunque la lettura vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me può scrivermi una mail oppure può abbonarsi al canale. Anche lì tratto i temi riguardanti le credenze limitanti, solo che in più ci sono anche argomenti di metafisica, di metamedicina. Ho aperto ultimamente una playlist di ermetismo, quindi iniziamo ad entrare in temi un po' più esoterici, però comunque se volete capire un po' di più di quello che si tratta potete entrare nelle playlist con le copertine lilla, sono 5, sono numerate, vanno viste comunque in ordine cronologico proprio perché sono state studiate come un corso di formazione. Praticamente sono
decenni della mia formazione personale e professionale che io sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!